Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi scappottiamo e facciamo casino a cielo aperto nelle montagne. Beh ragazzi, oggi siamo al volante della Mercedes C63 SMG Cabrio che, come voi sapete, Mercedes Italia mi ha gentilmente prestato per tutto il mese di agosto. E io direi che dopo circa 2500 km di utilizzo è giunto il momento di raccontarvi che cosa penso di questa macchina. In questo mese l'ho portato ovunque, al mare, in montagna, mi sono divertito molto, l'ho strapazzata molto e devo dirvi che è una cabrio sportiva sfruttabile in tutte le stagioni e che io in questo mese ho veramente sfruttato e apprezzato appieno. Prima di tutto perché guidandola in modalità comfort è una macchina che ti godi sul lungomare con la musica, l'assetto morbido, è una macchina favolosa. Però ovviamente cambiando il selettore tra le diverse impostazioni sportive tiriamo fuori il vero carattere AMG. E quindi io direi mettiamo la modalità race, spegniamo i controlli ovviamente e adesso voglio farvi vedere ma soprattutto sentire la vera essenza di questa AMG. Beh, che dite ragazzi? Ce l'ha l'anima AMG? Una cosa che adoro veramente delle AMG in generale è che sono delle vere e proprie muscle car all'europea, sono molto grintose, cattive, brutali, specialmente se spegni i controlli. E devo dire che anche questa nuova generazione di C63 non si smentisce, anche questa è molto brutale e ti dà l'idea di guidare una macchina molto ignorante. Rispetto alla generazione precedente uno dei grossi cambiamenti sta nel motore, perché se la vecchia C63 aveva quel favoloso, io direi già leggendario 6002 vuoto aspirato, qui davanti troviamo un motore più piccolo si fa per dire, perché abbiamo comunque un 4000 vuoto biturbo che, credetemi, sia dal sound che dall'erogazione difficilmente mi fa mancare il vecchio 6002 vuoto aspirato. Io questo motore lo adoro e credetemi che la prima volta che ho staccato completamente i controlli sono rimasto scioccato dalla cattiveria di questo motore, perché questo motore sviluppa 510 cavalli e ben 700 Nm di coppia. Abbiamo una coppia da camion che viene scaricata interamente sulle ruote posteriori. E praticamente ogni volta che rilasci il pedale dal gas è capodanno. Una cosa che mi impressiona veramente di sto motore è l'erogazione della potenza, perché grazie al biturbo abbiamo tantissima coppia fin dai bassi regimi, ma il modo in cui tira fino al limitatore, cioè a 7000 giri, non ti dà neanche l'idea che sia un motore turbo, perché ha così tanta costanza, così tanta potenza fino al limitatore, che le prime volte che l'ho guidata ero sempre al limitatore, perché non sentivo questo calo di potenza agli alti tipico dei turbo. È una buona cosa che questa macchina con optional head-up display che mi permette di tenere gli occhi sulla strada e allo stesso tempo capire quando è il momento giusto di cambiare marcia prima di arrivare al limitatore. E questo è un tipo di motore che quasi mi fa dimenticare di volere un aspirato, perché è un motore veramente brillante. Ma da una C63 normale, oltre al prezzo, che cosa cambia? Beh, diciamo che
la versione S la trovo essere una versione più sportiva e più orientata a quelli alla quale piace sfruttare il vero potenziale della macchina. Oltre alla potenza in più che troviamo sulla S, una cosa molto importante che differenzia la S da quella normale è il differenziale, perché se su quella normale abbiamo un differenziale meccanico, qua abbiamo un differenziale elettronico che è più sofisticato e permette di sfruttare al meglio la potenza della macchina, soprattutto in curva, per ottenere anche più trazione e riuscire a fare anche sbandate più spettacolari. Inoltre questa C63S ha l'optional dei freni in carboceramica, optional che trovo molto utile su questa macchina perché comunque non è un peso piuma, è una macchina che pesa circa 1925 kg, stiamo parlando di ben 125 kg in più rispetto alla coupé, e io direi che affermare tutta questa massa con un impianto frenante ancora più grosso e ancora più potente direi che è una buona cosa, quindi questi circa 5.000 euro sono ben spesi su questa macchina. Per essere una macchina così pesante l'impianto frenante è ottimo, non soffre in modo particolare del fading, la potenza frenante è sempre ottima e costante. Diciamo che il problema del peso lo ritroviamo maggiormente in curva, specialmente se si guida con i controlli disattivati, perché non appena sta piovendo, la pioggia, tutto ok. Tutto ok. La buona cosa è che almeno la capote si può aprire e chiudere in movimento. Ok, dovrei aver seminato quel temporale che mi ha colto alla sprovvista, quindi in movimento ritiriamo giù la capote ed è veramente un cinema. E adesso sì che posso riapprezzare appieno il sound di questo vuoto. Che stavo dicendo, parlando del peso della macchina, si avverte in particolar modo quando si disattivano i controlli, quando si cerca di spingerla al limite, perché il problema di questa macchina, vabbè, ovviamente sapete che il telaio di una cabrio è meno rigido e meno propenso all'uso sportivo rispetto alla versione coupé. Il problema non si presenta particolarmente in modo in curva, perché comunque questo volante lo trovo fantastico, in modalità race è molto sensibile, comunicativo, diretto. Quando il posteriore parte lo avverto immediatamente. Il problema per lo più si pone quando in curva ci si prova a far partire di traverso la macchina, perché con tutta questa potenza ci si va di traverso in un attimo. Il problema è più che altro il tenere il traverso, perché con tutto questo peso, questo bilanciamento dei pesi che non trovo ottimale, misto al telaio di una cabrio, diciamo che questa non è una macchina per fare le rotonde di traverso. Per via dell'inerzia la massa si fa molto avvertire. D'altro canto un pregio di questa macchina è che praticamente il sottosterzo non esiste, perché basta esagerare di quel poco sul pedale del gas che il posteriore è sempre di traverso. Avete presente quando a fine giornata tornate a casa dal vostro cane, che è così contento di vedervi e scodinzola? Ecco, uguale. La gommatura comunque è importante, abbiamo dei cerchi da 20 e dietro delle gomme da 2,85, eppure quando si affonda sul gas
si avverte che la macchina comunque fa fatica a scaricare tutta questa coppia potenza che è tantissima. E anche il telaio, diciamo che anche se è una macchina molto sportiva e performante, forse questa macchina non è stata concepita per essere guidata come la sto guidando in questo momento. E se si vuol tirare fuori il meglio delle prestazioni di questa macchina, bisogna indubbiamente avere le capacità, altrimenti con i controlli spenti è un attimo che ti ritrovi dritto contro il muro. E se c'è una cosa che ho notato, specialmente guidando con i controlli spenti, è che comunque, anche se si disattivano, in realtà nei casi estremi l'elettronica c'è sempre, interviene quando magari si esagera troppo sul gas. È una cosa che trovo un pochino irritante, perché se io voglio i controlli spenti, li voglio spenti, punto. Non voglio nel bel mezzo di una sbandata controllata che intervenga l'elettronica e mi tagli la potenza, perché qualche volta mi è successo, la trovo un po' irritante la cosa. Nelle generazioni precedenti di AMG non era così. Premevi un pulsante, staccavi i controlli, facevi il testamento e provavi ad andare di traverso. Già non ti temo più che altro tutta questa potenza, dato che sto guidando con i controlli spenti. Questa macchina costa 115.000 euro, ma configurata così ne costa 130.000. Io obiettivamente penso che questa C63S li valga tutti i soldi che chiedono. E se si tengono tutte le impostazioni su comfort, la macchina sembra una normalissima classe C, comodissima, silenziosissima. Ho fatto anche più viaggi in autostrada con il tettuccio abbassato, fino a 130 km/h è molto piacevole viaggiare col tettuccio abbassato. E un'altra cosa che mi ha sorpreso positivamente sono i consumi di questo motore, perché se non si esagera troppo, quindi vi consiglio di tenere in comfort, guidandola delicatamente si possono raggiungere anche consumi di 10 km al litro, cosa che sono riuscito a raggiungere in strade extraurbane, in autostrada, mentre ovviamente se si mette in modalità race e si inizia a spingere, i consumi sono abbastanza imbarazzanti, fa più o meno 3 km al litro. Ma forse come ogni AMG che si rispetti consuma più gomma che benzina. Devo dire, consumi a parte, ogni volta affondare il pedale dell'acceleratore è una vera e propria libidine, perché sono rimasto molto colpito da questo motore, un'accelerazione veramente fulminea, e grazie anche a questo cambio automatico a 7 rapporti l'accelerazione non smette mai, è sempre costante e potente. Il turbolag, devo dire, è veramente minimo, si avverte un pochino sui bassi, ma appena le turbine iniziano a sprigionare la coppia e la potenza, l'accelerazione ti tiene letteralmente incollato al sedile. Diciamo che nel complesso è una macchina che mi piace molto, la devo restituire a Mercedes con tanto dispiacere. Difficilmente ho trovato difetti in questa macchina, ecco, se proprio devo puntualizzare, diciamo che alcune cose che non mi piacciono, oltre al peso eccessivo, qualcosa di più tangibile sono qualche materiali e bottoni negli interni, perché per una macchina da 130.000 euro onestamente trovo inaccettabile trovare tasti come ad esempio questi della plancia centrale, che al solo tatto si sente che è plastica piuttosto economica. Poi un'altra cosa che ho notato è che questa macchina è abbastanza nuova, l'ho presa che aveva 5.000 km, adesso ne accendo 1.500 in più, scusa Mercedes. Ho notato un'usura molto precoce dell'alcantara sul volante, così come la pelle sul poggiatesta. E per una macchina così costosa, dal target alto, sono piccoli dettagli che faccio fatica a digerire. Però per tutto il resto devo dire che sono rimasto ammaliato da questa macchina. Ecco, qua non sta più piovendo, riapriamo il tetto. Ogni occasione è buona per scappottare e godersi appieno il sound di questo vuoto. Personalmente penso che io mi
orienterei più sulla coupé, perché ad aver guidato la Cabrio mi rendo conto un po' quali sono i suoi limiti se si vuol guidarla come sono abituato io di solito. Una macchina così non la porterei mai in pista, a maggior ragione mi orienterei di più sulla C63 S Coupé. Purtroppo devo dire che è giunto il momento di tornare da Mercedes Italia e ridargli le chiavi di questa favolosa macchina. E io ringrazio nuovamente Mercedes Italia per avermela prestata per tutto il mese di agosto. E ringrazio anche Umberto Iattoni e Francesco Sard, che sono i due cameraman che mi hanno aiutato oggi per le riprese. Devo dire che hanno fatto un lavoro favoloso. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!